Senti Elena, stavo guardando l'itinerario per la Sardegna. Giovedì abbiamo messo Stintino, giusto? Sì, esatto. Pensavo di dedicare tutta la giornata alla Pelosa. È un posto che non ti puoi perdere. Lo so, sabbia finissima, acqua trasparente. Però ti dico la verità, mi viene già l'ansia. L'ansia? E perché? È una delle spiagge più belle del mondo. Sì, per carità, ma l'ultima volta che ci sono andato era un incubo. Davvero troppa gente. Dai, non esagerare. Quando ci sei stato di preciso? Saranno passati 10 anni almeno. Mi ricordo la spiaggia libera, ma pienissima, proprio invivibile. Ah, i famosi tempi in cui non c'era nessuna regola. Se vogliamo un centimetro quadrato per piazzare l'ombrellone, dobbiamo essere lì all'alba. Ma no, Roberto, stai tranquillo. Le cose sono cambiate parecchio da allora. In che senso? Non mi dire che hanno messo gli stabilimenti con la spiaggia a pagamento. No, per fortuna no. Dal 2020 la spiaggia è a numero chiuso. A numero chiuso? Cioè, mi stai dicendo che non si entra più liberamente? Esatto. C'è una prenotazione obbligatoria da fare online e paghi un ticket. Pazzesco! Adesso si paga pure per andare al mare. Ma stiamo scherzando? Non fare il solito polemico, dai. È un piccolo contributo ambientale per tutelare l'ecosistema. Sarà, ma la natura dovrebbe essere di tutti, non a pagamento. In teoria ti do ragione. Però ricordati quello che dicevi 2 minuti fa, quando eravate tutti ammassati. Come dimenticarlo? Avevo praticamente i piedi del vicino di asciugamano in faccia. Ecco, immagina migliaia di persone ogni giorno su quella sabbia. Dovevano intervenire in qualche modo. Vabbè, messa così ha un senso. Spero non costi una follia. Ma va, sono 3,50 € a persona. Niente di che, insomma. Ah, sinceramente pensavo peggio. Te l'ho detto, serve solo a limitare gli accessi e a coprire i servizi. Adesso entrano solo 1500 persone al giorno. 1500 in tutta la spiaggia. Pochissimo rispetto a prima. Appunto, niente più lotta per lo spazio sul bagnasciuga. Quindi mi stai dicendo che possiamo arrivare con calma alle 10? Esatto, il nostro posto è garantito con il codice sul telefono. Devo ammettere che la cosa inizia a piacermi, però immagino che i posti finiscano subito. Quello sì, infatti ho già impostato un promemoria per prenotare appena aprono le vendite. Sei sempre la solita organizzatrice perfetta. Ma poi li fanno davvero i controlli all'ingresso? Assolutamente sì. Ci sono i controllori veri e propri e se provi a entrare senza ticket ti becchi la multa. Una multa per essere andato in spiaggia. Fa ancora strano sentirlo, ti giuro. Lo capisco, ma pensa al lato positivo. Avremo spazio per stenderci, acqua pulita e zero stress. Sai che ti dico? Preferisco 1000 volte pagare quei 3 € piuttosto che rivivere l'incubo della folla. Visto? Sapevo che alla fine mi avresti dato ragione. Tra l'altro ci sono anche altre regole abbastanza rigide. Cioè, oltre al biglietto, cos'altro si sono inventati? Non si può fare il bagno. Ma figurati. Però, per esempio, non puoi mettere l'asciugamano di spugna direttamente sulla sabbia. Come sarebbe? E su cosa mi sdraio, scusa? Sui sassi? Ma no, ma che sassi! Devi usare una stuoia, quella rigida di paglia, e sopra ci metti il telo. E dove la trovo una stuoia adesso? Me la devo portare da casa in aereo? Ma no, le vendono ovunque lì in zona. La compriamo al primo negozietto o al supermercato. Capito.
Immagino serva per non portarsi via mezza spiaggia attaccata alla spugna bagnata, giusto? Esatto. A furia di asciugamani, la sabbia stava sparendo. Ah, e c'è anche il divieto di fumare, tranne nelle aree apposite. Beh, su questo sono d'accordissimo. Odio camminare scalzo e trovare i mozziconi sotto la sabbia. Vedi, regole ferree, ma servono a mantenere il posto un paradiso. C'è pure l'obbligo di sciacquarsi i piedi alle fontanelle prima di andare via. Guarda, all'inizio mi sembrava un'esagerazione, ma a conti fatti è l'unico modo per salvare la natura da noi turisti. Sono contenta che l'hai presa bene. Allora confermo la tappa e attivo il promemoria. Le prenotazioni per il nostro periodo aprono martedì prossimo. Ottimo. Ai biglietti pensa tu, poi ti giro subito la mia parte. Ci penso io, tranquillo. Tu ricordati delle stuoie appena arriviamo sull'isola. Va bene, me lo ricorderò. Senti, per stasera direi che abbiamo programmato abbastanza. Sto crollando. Sì, anch'io sono distrutta dopo il lavoro. Buonanotte, Roberto. Buonanotte, Elena. A domani.